Buongiorno! Ci siamo lasciati ieri sera che eravamo al parcheggio di Los Cancajos e ora invece siamo da un'altra parte. Sono le 9 del mattino, siamo a Santa Cruz de La Palma e purtroppo il mio viaggio prosegue da sola. Sì, vi direte perché. Mauro l'ho accompagnato questa mattina presto in aeroporto a La Palma perché varie problematiche di famiglia l'hanno portato a rientrare immediatamente. Io proseguo con il nostro viaggio, mi farò qualche giorno in solitaria, adesso non so ancora quanto, sempre con Carletto, un po' dispiaciuta perché sono sola, però vi farò vedere altri posti che ancora non conoscete o che già conoscete dell'isola della Palma. Partita direzione nord, quindi ora si va a scoprire il lato nord-est dell'isola di La Palma. Ancora non ci siamo stati e quindi voglio andare a vedere cosa c'è di bello da queste parti. Proseguendo verso nord abbiamo raggiunto il Mirador de San Bartolo, che è anche un punto di osservazione panoramico oltre che astronomico. Infatti qui indica la stella polare che è esattamente in questa direzione dietro di me, il nord, e noi stiamo proprio puntando lì. Andiamo a vedere qui. Cassiopea, Perseo, Andromeda, Pegasus e la Milky Way, tutta la Via Lattea. Sto arrivando alla Fajana, la strada comincia a essere ripidissima. Qui il mare picchia impetuoso. Eccoci, parcheggiato, sono arrivata lato nord-est dell'isola di La Palma, sono all'area camper che poi è un parcheggio semplice, parte riservato ai camper e parte alle macchine, la Fajana. Qui c'è anche un camper service con carico e scarico e acqua, ma al momento non mi serve, però mi sa che mi fermerò qui stanotte sicuramente, mi andrò a fare delle passeggiate e me la prendo un po' con calma, poi un po' da lavorare, quindi ne ho da fare alquanto. Posto molto tranquillo, poco turismo, solo chi viene a vedersi questa zona. A me piacciono questi posti dove c'è poca gente, si sta molto tranquilli. Guardate che bello, qui ci hanno messo addirittura pinne e maschera in bronzo. Si vede che è un posto dove le immersioni o comunque il fondale qui è veramente bello, essendo delle rocce vulcaniche che vanno a strapiombo sul mare. Ci sono anche bagni e docce qui. Vedete dove sono? La Fajana. E qui sotto c'è una bella piscina naturale. Peccato che in questo momento il mare è abbastanza mosso, quindi l'hanno chiusa, non è possibile fare bagno perché la temperatura oggi è perfetta, sarebbe perfetta, però purtroppo il mare è troppo mosso e non si riesce. Qui c'è un ristorantino, un baretto. Il bello di quest'isola sono i colori, perché qui c'è roccia vulcanica nera, sabbia un po' rossa e il verde di questa vegetazione impressionante.
Ce ne sono ben 3 di piscine naturali, ma purtroppo oggi non è fattibile bagnarsi. Oggi è domenica, qualche spagnolo e qualche anche camper straniero c'è, però essendo in un'area tranquillissima dove servizi e negozi, ristoranti praticamente ce ne sono pochissimi, quindi la gente viene solo a rilassarsi e io quello farò. Un po' lavoro al computer, un po' cammino e un po' me ne sto qua tranquilla. Certo mi manca Mauretto, non sono abituata a stare senza di lui, un po' mi dispiace. Buongiorno, stamattina mi sono risvegliata qui al parcheggio della Fajana. Sono sempre qui e mi sa che ci passo un'altra notte qua perché si sta da Dio, è tranquillissimo, silenzioso, parcheggio camper molto comodo e ampio. E però adesso, dopo una mattinata in camper, un po' di lavoro, un po' di mail, un po' di video da sistemare, ora vado a fare una bella passeggiata fino a raggiungere il faro che abbiamo proprio un poco più in là. Allora, sono salita di poco dal parcheggio della Fajana, è proprio là sotto, si vede Carletto ed altri 2 camper, però la salita era bella ripida, quindi ho fatto un po' di fatica, un po' di fiatone, ormai sono poco allenata, quindi anche a camminare faccio un po' di difficoltà a volte. Eccolo il faro, ora proviamo ad infilarci in questo sentierino e dovremo arrivare di fianco. È un po' difficoltoso. Quindi un faro del XIX secolo, quindi abbastanza recente, dove dal 2017 il Cabildo ha dato il permesso di fare un hotel, una casa rurale all'interno di questo faro, però purtroppo è chiuso, non ci si può accedere, ma sembra molto carino. Oltrepassato il faro, sono appena arrivata al Puerto de Talavera, che è sostanzialmente uno scoglio dove sono presenti delle case costruite all'interno dello scoglio, scavate all'interno, e anche una protezione importante per rifugio di alcune piccole barchette. Purtroppo non si può accedere perché probabilmente con la mareggiata che c'è stata in questi giorni hanno chiuso l'accesso, ma è un posto davvero spettacolare. Camminata terminata, 1 ora e 18, 5 km e 7 di cammino, un po' su e giù, un po' sceso, un po' discesa, un po' in piano, un po' un mix, sempre su strade asfaltate. Comunque carina, carina. Bella questa zona, molto isolata, molto tranquilla e proprio bella da starci giorni rilassati. Buongiorno, nuovamente da qua, sono sempre continuo a parlare al plurale perché di solito siamo in 2, adesso è strano che sia da sola. Comunque sono sempre al parcheggio della Fajana, un posto che mi piace molto, e poi tra poco riparto per andare a vedere un altro posto qui vicino. Stamattina vi faccio anche vedere le piscine che ci sono qua. Ora le hanno riaperte da ieri mattina perché fino a 2 giorni fa erano chiuse con un nastro in quanto il mare era piuttosto incavolato. Oggi cambio posto, dalla Fajana mi sto spostando al Charco Azul, che è un altro posto con piscine naturali. Vediamo un po', c'è un grosso parcheggio, vediamo come si sta. Platani ovunque qua, una zona davvero ricchissima di platani. Allora, solo 10 km di strada oggi ho fatto, perché voglio andare a vedere questo posto che si chiama Charco Azul, che c'è appunto una piscina naturale azzurra, molto bella, e stanotte c'è un gran bel parcheggio camper qui e mi fermerò qui. Me la prendo con calma in questi giorni, ora vado a fare 2 passi
scoprire un po' questo Charco Azul e il Puertito che ci sta qui vicino. L'acqua qui ha dei colori pazzeschi, con la roccia nera che la circonda, l'acqua assume una colorazione azzurra turchese bellissima. Quello che mi sembra di capire da quest'isola è che qui regna la pace assoluta. Non c'è la confusione di Tenerife, del turismo di massa, ma qui sono tutti molto più rilassati, eccetto città grosse come Santa Cruz, ma il resto è tutto tranquillissimo, puebli di pescatori, poca gente, poco traffico, poco turismo. Si sta davvero bene. Questo che ho appena visto è una famosa distilleria Aldea, che è famosa a La Palma, ma soprattutto in tutte le isole Canarie. E questo è proprio il Charco Azul. C'è una piscina finta, fatta con le piastrelle, però c'è anche una piscina che è quelle che definiscono naturali, che poi sono scavate all'interno delle rocce vulcaniche proprio sul mare, così che c'è un continuo ricambio d'acqua attraverso la alta e la bassa marea. Qui adesso c'è una temperatura stupenda e mi sa che torno in camper, prendo il costume e ritorno qua. Questa invece è una seconda piscina più bella ancora, guardatela, quella cascata che arriva direttamente nella pozza d'acqua. Eccomi sistemata! Ora prendo un po' di sole, la temperatura è stupenda, c'è quella leggera brezzolina, ma si sta benissimo. Questo pomeriggio me lo godo qua in tranquillità. Bellissima! Che meraviglia questa acqua, ragazzi! Fresca, ma si sta bene. Diciamo, l'inizio è sempre un po' traumatico, poi dentro si sta da Dio e poi ha un colore pazzesco. Bella giornatina di sole, ci voleva anche un bel bagnetto. È un po' che non godevo di questo sole caldo, perché qui finora la temperatura è sempre stata abbastanza freschina e non ha permesso di fare grossi bagni, mentre oggi è stata proprio una bella giornata, bella bella. Ora però rientro. Buongiorno da qui, sono nel camper, sono in Carletto. Stamattina mi sono alzata relativamente presto perché il sole splende ancora,
Devo fare lavanderia, quindi mi voglio fare una lavanderia, che ne ho trovata una qui a 4 km dal Cerco Azul. Fatta lavanderia, si torna a mare, perché lì è un posto splendido e quindi voglio godermi un'altra giornata di sole. Ora prepariamo da lavare i panni. Allora, lavanderia terminata, e cosa ho fatto? Sono tornata al mio posto, allo stesso parcheggio del Cerco Azul. E ora, se il tempo regge, vado a prendermi un po' di sole, a fare 2 bagnetti sempre nei vari ciarchi che ci sono qui, che sono meravigliosi. Stamattina sarà anche presto, ma non c'è quasi nessuno. Che bello! Il sole oggi purtroppo è durato poco, quindi me ne sono poi rientrata presto dopo pranzo in camper, un po' di lavoro, una piccola camminata e la giornata finisce qui. Mi fermo qui ancora questa notte, poi domani si riparte. Buongiorno, stamattina sono partita presto. Tempo brutto, pioviggina, c'è grigio, non avevo voglia di rimanere al Cerco Azul, tanto sul mare non ci posso andare, il sole non lo si può prendere, quindi sono partita. Sono partita per proseguire la LP1 lungo il lato nord dell'isola di La Palma. Ancora questa strada non l'abbiamo fatta, ne ho fatti solo 10 km per ora, ma sta diventando spettacolare perché a picco sul mare si vedono delle pareti pazzesche. E quindi in questa giornata grigia uggiosa me ne torno al campeggio di San Antonio, così almeno sto qui, ho corrente, sto tranquilla, mi rilasso. Eccomi qui al campeggino, non è molto affollato, al momento siamo solo in 3 camper, è un giovedì quindi gente non ce n'è molta, comunque si sta molto tranquilli, siamo in mezzo al verde e ora vado a farmi anche una passeggiata. Un percorso che si chiama la magia dell'acqua. Adesso si capisce perché. C'è la strada completamente scavata dall'acqua. Ha piovuto tanto nei giorni scorsi, quindi ha creato questi solchi, questi fiumi quasi, che rendono anche pericoloso il passaggio qui perché rischiano frane. Sentieri qui ce ne sono fin troppi, non troppo ben segnalati. Io sto seguendo un percorso da un'applicazione, quindi vediamo da qualche parte di arrivare. Al più mi perdo in mezzo ai boschi. Che fatica, non c'ho più fiato per fare certe cose. Soprattutto salite ripide. Ho ancora un bel pezzo in salita, poi dovrei scendere. Comunque, a parte tutto, il bosco è bellissimo, è fittissimo. Guardate un po' com'è. Ecco, mi sono partita da destra e arrivo da sinistra, insomma dalla parte opposta. Carletto là di fronte. Eccomi, buongiorno! Appena fatto i servizi lascio il campeggio San Antonio
e si torna verso il mare. Purtroppo devo prendere oggi alle 13 un traghetto che mi porta a Tenerife perché la situazione in Italia si è un po' complicata e devo raggiungere Mauro. Nei prossimi giorni vedo di rientrare anche in Italia e il viaggio si interromperà per un periodo breve, spero. Comunque questa strada è stupenda. Mi dispiace che Mauro non la possa fare in questo momento con me perché mi piacerebbe tantissimo. È davvero davvero bella, in mezzo al bosco, è stupenda. Eccomi al porto, sono la prima in fila, manca un'ora e un quarto alla partenza e ancora non c'è nessuno, non so, io aspetto, quindi intanto mi faccio qualcosa da mangiare visto che il traghetto parte alle 13 ora locale, quindi è meglio che abbia già mangiato. Comunque devo dire che La Palma mi è piaciuta da morire, bellissima, un'isola splendida, molto verde, tranquilla, camper pochi, italiani zero, non ne abbiamo visti se non incontrato un'amica italiana che vive qui e quindi è un posto davvero gradevole dove penso si possa vivere anche bene. Ebbene sì, è proprio lui, il Teide. C'è ancora la neve. È arrivato il momento di tornare a casa.